convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui all'editoriale del lunedì. Buona settimana di doppio impegno per il Milan con lo Slovan tra poche ore, domani, in Champions League, mentre ovviamente torneremo a parlare di campionato sabato alle 18 con l'Empoli. L'editoriale che apre la settimana, non vi ammorberò troppo con richieste di like, iscrizione e quant'altro, anche se, insomma, siccome di cose no, c'è un po' di cose da dire, quindi vado veramente veloce. Su questo, però sappiate che non viviamo d'aria, quindi se volete mettere like, grazie. Se volete iscrivervi al canale che è gratuito, grazie, grazie davvero per entrambe le cose, perché come detto non viviamo d'aria. E se tra virgolette apprezzate quello che facciamo e il fatto che magari siamo anche un po' diverso dalla massa, grazie, dimostratelo con un like, un'iscrizione o quant'altro. Allora, l'editoriale di quest'oggi, 4 argomenti. Il primo lo vedete qui già in giallo di fianco a me, ancora chiacchiere, ancora tentativi di caos, parlano i numeri. E andremo sulla fredda cronaca, su quello che è il momento del Milan in questo momento storico. Poi parleremo di surrogato di Milan invece, quello che in questo momento è il Milan, perché non è il Milan, quello di adesso. È una versione sciapa del Milan, e forse al massimo a volte i colori. 10 domande a Moncada senza risposta. Lo premetto già, non è un tentativo di voler pizzicare i colleghi, ma ci mancherebbe altro. Sappiamo benissimo come vanno queste cose, quindi lo premetto già, non è questo. Però ci sono 10 questioni che sarebbe stato bello poter muovere e per avere una risposta al direttore tecnico del Milan invece di una sorta di autoritratto celebrativo, come invece un pochino forse è stata la questione. E poi chiudiamo con una questione finale, ovvero questo sì è un po' ammorbato, i 2 mesi estivi, ovvero aver sentito per 2 mesi l'amministratore delegato dirci che erano state messe le basi. Andremo a vedere le basi che sono state messe e se il Milan realmente poggia su delle basi. Allora, come detto, partiamo col momento attuale del Milan. Ragazzi, non c'è niente da, tra virgolette, da inventarsi. Il Milan ha una media di 1,58 dopo 12 gare. Punto. Si potrebbe anche finire qui l'editoriale. Che già questo dice tutto quello che siamo in questo momento. Una squadra che dopo aver giocato un terzo delle partite a disposizione in Serie A ha una media di 1,58. Non c'è altro da dire. Vuol dire che hai fatto male. Vuol dire che hai fatto male per tanti motivi. Vuol dire che le scuse che hai provato ad accampare fino adesso si sono rivelate scuse e non tentativi di risolvere un problema o i problemi che sono stati da qui indietro a 3-4 mesi fa. Perché, ho detto ancora tentativi di caos? Perché a me onestamente sembra anche un pochino una voglia di distorcere un po' la realtà, di distogliere l'attenzione da quelle che sono i freddi numeri. C'è un Milan che dopo 12 giornate ha vinto 5 partite. Vuol dire che ne ha lasciate giù 7 tra comunque non vittorie, tra pareggi e sconfitte. Sono più le partite che non ha vinto di quelle che ha vinto. Sono più le partite dove ci possiamo appigliare a un ma oppure a un sì però rispetto alle partite che sono andate via tranquille, perché c'è capitato di tutto e quando ti capita di tutto non è sfortuna come per gli infortuni di cui abbiamo parlato in qualche giorno fa, ma perché succedono le cose e bisognerebbe guardarsi e guardarle negli occhi per risolverle. Altrimenti le questioni rimangono, tant'è che dopo un terzo di campionato siamo di nuovo qui. Non è cambiato praticamente nulla, se non i 2 cammei di Madrid e Derby, che come è successo magari nel nostro recente passato, vedi il Paris Saint-Germain, rischiano di essere circondate invece da una mediocrità assoluta. E a proposito di mediocrità, tra poco ne parliamo in surrogato di Milan. Quello che onestamente sto anche un pochino vedendo è un continuo chiacchiericcio cercando di invece non mettere a fuoco il fatto che il Milan, ragazzi, sta facendo male.
adesso possiamo essere tifosi del Milan appassionati, tiepidi, eccetera, ma se realmente tifiamo Milan, non è per dar patenti, credetemi, però non si può essere contenti e non si può essere... No, ottimisti si può essere, insomma, se qualcuno vuole esserlo ci mancherebbe altro. È libero di farlo, assolutamente. Ognuno vive il tifo come vuole, non sono qui a dar patenti. Cosa che invece, visto che qualcun altro fa. Ma se uno vuole essere ottimista, può farlo tranquillamente. Io sto dicendo una cosa diversa, ovvero è difficile essere contenti e soddisfatti del Milan attuale, perché è un Milan che in questo momento è settimo, ottavo, adesso non so cosa farà la Lazio perché sto registrando che ancora non so qual è il risultato di Lazio-Bologna. Non può essere soddisfacente, non può essere soddisfacente vedere un Milan che con la Juventus tira una volta in porta in 93 minuti al 93esimo. Una Juventus che è venuta qui per difendere, sì, lo sapevamo, c'era scritto in caratteri cubitali sulla partita, lo si sapeva a monte che sarebbe stata così la partita della Juventus, perché in parte è la stagione della Juventus che è così. Oltretutto senza il suo attaccante principale, tra l'altro l'unico che ha in questo momento a disposizione. Cosa pensavamo che no, la Juve cosa doveva venire a fare? A giocare nella nostra metacampo e a creare 10 palle gol, come ha fatto il Cagliari, il Real Cagliari che ha pareggiato all'ultimo a Genova col Genoa su rigore, con 2 rigori, il Real Cagliari che ci ha preso a pallate 2 settimane fa. Ragazzi, purtroppo la questione è che ci sono dei problemi, figli anche, dobbiamo purtroppo dirlo, perché abbiamo aspettato, provando a capire se l'allenatore poteva essere comunque non uno dei responsabili, ma è in questo momento anche lui entrato a pieno diritto, purtroppo, chiamiamolo così, tra i responsabili di questa stagione che per ora non è assolutamente positiva. E l'allenatore inizia a avere anche lui parte delle colpe. Un allenatore che ha avuto modo di avere da ridire con qualche giocatore, che ha avuto almeno 4-5 Milan già, ha già sperimentato, che non riesce ad avere un Milan unico, che difficilmente riconosciamo il Milan una partita con l'altra, che continua a cambiare, che continua a cambiare i giocatori, che continua a cambiare la coppia centrale di difesa, che a volte ci indirizza verso una sorta di unico colpevole, ma qui non l'allenatore in realtà, scusate, questo non glielo possiamo imputare. Ma nel togliere la realtà dagli occhi dalla realtà c'è anche un mese di crociata su Rafael Leao e abbiamo visto che non è colpa di Rafael Leao se il Milan vince o perde o fa cattive gare, non è colpa sua. Così come non è merito dell'allenatore, per questo è un'altra... Ragazzi, ogni tanto proviamo a essere un pochino più neutri. Rafael Leao 2 anni e mezzo fa ci fa vincere lo scudetto nell'ultimo periodo da solo. È già in grado di vincere le partite da solo da 2 anni e mezzo. È lo stesso che ci porta quasi da solo in semifinale di Champions League. È lo stesso, è lo stesso, è lo stesso che fa una grandissima partita nell'unica grande partita dell'anno scorso col Paris Saint-Germain. Ragazzi, non è che sono state le 3 panchine per far vedere Rafael Leao ancora bravo. Dai, non ci prendiamo in giro, perché sennò è realmente un volersi dar ragione, come dire, ah, avete visto, bisognava punirlo e adesso rende. No, Leao ha sempre reso così in periodi molto buoni, in periodi invece di appannamento, perché la discontinuità è sempre stata sua, purtroppo. Lo era così 3 anni fa, 2 anni fa, quest'anno, è sempre stato così. Adesso in questo momento è nel suo periodo invece che sta rendendo. Così come aveva reso col Paris Saint-Germain l'anno scorso, così come aveva reso col Napoli 2 anni fa, così come ci aveva fatto vincere lo scudetto 3 anni fa. Poi se ci vogliamo invece bere la questione delle panchine, beviamoci anche la questione delle panchine. Come se ci volevamo bere la questione di Teo Hernandez, che è il cattivo ragazzo che tutto fa e tutto distrugge. E non mi sembra che ieri ha distrutto niente. E il Milan non ha fatto niente in campo, quindi non era colpa neanche di Teo. Inizio a pensare che invece sia un pochino colpa dell'allenatore, che il giorno prima ci martella dicendo che il Cagliari per mentalità. Poi il Milan va in campo con la Juventus, con una mentalità buona, ha fatto la sua partita,
senza infamia, senza lode, ma con la mentalità giusta, nel senso che non è stato poco aggressivo, non ha dato poco peso alla partita, è andato in campo facendo la sua partita onesta. Quindi non era neanche un problema di mentalità se il Milan non vince. E allora iniziano a parlare i numeri e andiamo al surrogato di Milan. Surrogato di Milan perché? Perché con questi numeri il Milan, quello vero, probabilmente a Paolo Fonseca avrebbe fatto vedere Milan-Juventus dal divano di casa, da credo almeno 3-4 partite. Avrebbe fatto sì che l'allenatore un po' fosse messo in discussione, cosa che in questo momento non è. E non ci sono segnali di allenatore in discussione, ma semplicemente perché sarebbe voler dire rimangiarsi una parola data o una scelta fatta, o dover anzi fare una scelta che probabilmente i dirigenti non sono in grado di fare, come non erano in grado di farla l'anno scorso, come non erano in grado di farla probabilmente in primavera, quando si sarebbero fatti andare ancora Pioli per un altro anno. Come non sono stati in grado di fare la scelta allenatore, perché non è che l'aver cambiato Pioli è stato giusto o sbagliato, è l'aver preso Fonseca che è stato giusto o sbagliato, che è un'altra questione. Perché se io cambio una macchina perché ha 10 anni e la devo cambiare e ne compro una che ne ha 9, non è stato l'errore cambiare la macchina da 10 anni, che poteva forse ancora andare avanti, e averne comprata una che ha 9 anni sulle spalle, che allora cosa ho cambiato a fare? E questo è il problema. Ma adesso ne parliamo con le 10 domande a Moncada di questo. Surrogato di Milan perché? Perché se ci fosse un proprietario forse la questione sarebbe stata già un pochino risolta, perché il proprietario avrebbe capito che i dirigenti attuali non sono in grado di, avrebbe forse messo una figura un pochino più impattante quest'estate, ovvero un vero direttore sportivo. Il proprietario probabilmente non ha la visione, non ha forse neanche i mezzi, non ne ha forse nemmeno la possibilità di poter fare una scelta del genere e siamo rimasti tali e quali. Entriamo in questo costante loop di vittorie e sconfitte, del fatto che una vittoria ci permette di vivere sugli allori per 3-4 partite, dove vivacchiamo tra una vittoria stiracchiata, un pareggio, una sconfitta, un altro pareggio, una sconfitta, un'altra vittoria stiracchiata, fino a quando le cose sembrano andare veramente male, poi boom, derby, boom, Real Madrid, e il loop riparte, e il loop riparte. Cosa è successo però, ragazzi, mettiamocela davanti agli occhi, la classifica, che la nostra media punti dopo un terzo è 1,58, inaccettabile. Qualsiasi cosa sia successo è inaccettabile che il Milan faccia un terzo di campionato così. Lasciate perdere le parole di Fonseca quando ci dice credo ancora allo scudetto. Ragazzi, una squadra che nelle ultime 4 partite di campionato, cioè quindi nel suo periodo più recente, ha messo insieme una vittoria a Monza stiracchiata, la sconfitta con il Napoli, il pareggio a Cagliari, il pareggio con la Juve, lo scudetto non lo vince mai. Ma oltre ai risultati, anche per le prestazioni che ha dato nelle ultime 4 partite. Quindi basta prendersi in giro, basta prendere in giro, basta pensare a un pseudo obiettivo che tra l'altro non credo che sia stato mai nella mente nemmeno della dirigenza, tant'è che non è mai stato dichiarato, se non dallo stesso allenatore, solo e soltanto, e ripensiamo a provare a entrare in Champions League, dove ci sono Napoli, Atalanta, Inter, Juventus, Fiorentina e vediamo la Lazio. Quindi, se non pedali, rischi parecchio. Credo basta per questa parte. Non voglio addentrarmi su altro perché in realtà i tifosi stessi non si riconoscono in questo Milan, lo sappiamo. Chi era allo stadio magari ha vissuto anche Milan-Juventus, è uno stadio strano, non è uno stadio da Milan-Juventus, non è ci si sta un po' addormentando sulla stagione e questo un po' mi dispiace, perché non è da tifosi del Milan lasciare che il Milan vada alla deriva. Bisognerebbe, siccome no, stavo per dire è nostro il Milan, però sì, è vero,
è dei tifosi del Milan, anche chi ne dica cardinale, è dei tifosi del Milan, bisognerebbe prenderselo il Milan, non lasciarlo andare alla deriva o lasciarlo così, mal gestito. 10 domande a mancata senza risposta, ve le leggo, anche perché sono un po' lunghine, farei veramente fatica a ricordarmele tutte, quindi mi vedrete leggere. Ma come detto non è un tentativo di voler pizzicare i colleghi, assolutamente. Probabilmente mi sarei comportato anch'io così, perché dopo anni che non viene concessa un'intervista del genere da parte del direttore tecnico del Milan, mi turo il naso e le domande cerco di farle per aver comunque l'intervista, perché se gli faccio domande di un certo tipo, quell'intervista, ragazzi, non esce. Quindi, se si vuol fare quel determinato tipo di contenuto, bisogna turarsi il naso. Quindi non voglio andare a... Lo so come funzionano certe cose, quindi non è un tentativo di rompere le scatole ai colleghi. Anzi, però ci sono 10 domande che sarebbe stato bello poter fare e avere in cambio delle risposte dal direttore tecnico. Ve le leggo un po'. Sono sparse, quindi non vanno per argomenti, sono veramente una diversa dall'altra. Allora, numero 1, perché il procuratore di Teo Hernandez poco più di un mese fa ribadiva ancora di non aver avuto alcun contatto con voi da mesi, mentre lei ha dichiarato, tra l'altro in questa intervista, di aver avviato la trattativa da 2 mesi. Numero 2, pensa che il centrocampo del Milan sia stato ben costruito tra titolari e riserve, anche alla luce del sistema di gioco adottato, cioè il 4-2-3-1, oppure a un eccesso di cosiddette mezzali a scapito di mediani. Numero 3. È corretto dire che Fonseca è stata la seconda scelta di Lopetegui, allenatore prima scelta immolata alla causa della rivolta dei tifosi e social, e che tale scelta è figlia non tanto dello stile di gioco, ma più per la volontà principale di prendere un allenatore senza uno stipendio alto, senza un carattere che potesse cozzare col gruppo di lavoro e senza grandi richieste sul mercato, paletti che hanno escluso i vari Conte, Sarri, De Zerbi, eccetera. Numero 4. Se Teo e Leao sono stati visti per anni prima di arrivare, tra l'altro come ha detto lo stesso Moncada in quell'intervista, vantandosi, cosa ha visto per anni allora in Emerson Royal per portarlo al Milan quest'estate? 5. Se Morata è stato, aperte virgolette, il ragazzo perfetto per noi, come è stato dichiarato in questa intervista, perché invece il Milan ha seguito per mesi Zirkzee, spesso anche dello stesso Moncada, dal vivo a Bologna, e invece è riuscito ad arrivare a Morata solo dopo il rifiuto di Morata stesso e le offerte arabe. 6. Perché si è preso un profilo come Pavlovic, del tutto inadatto, quantomeno acerbo per giocare in una difesa che difende non più a uomo, ma in linea, ed è stato ceduto Kalulu proprio per lo stesso motivo, ovvero ritenuto un giocatore né terzino né centrale, quindi acerbo. 7. Se si è sempre lavorato in team di lavoro e tutti i giocatori passano sotto gli occhi degli scout per anni, come i vari Teo, Reinders, eccetera, come lei ha dichiarato, possiamo dire che ha segnalato e proposto quindi anche alcuni presunti errori della precedente gestione, come Orighi, De Ketelare. 8. È vero che dopo la prima stagione di Tonali al Milan lei non si era espressa a favore del riscatto al Brescia, perché di Tonali ce ne sono molti simili in giro. 9. Perché spesso sotto banco si è lamentato degli stop della precedente dirigenza da alcuni nomi di mercato. Uno, ad esempio, l'ha fatto lo stesso Moncada in quell'intervista, tale Enzo Fernandez, che adesso è al Chelsea. Spesso di giovani talenti ancora poco conosciuti e che negli ultimi 2 mercati gestiti da lei di questi colpi non ve n'è praticamente traccia. 10. Perché è stato confermato Jovic per poi lasciarlo fuori dalle liste? Perché è stato messo sul mercato Benasser con tanto di gara controllato e saltata, anche per una questione di liste intasate, che non hanno permesso un colpo a centrocampo come Koné, e ora lo stesso Benasser è valutato come pseudo rinforzo di gennaio. Poi, bonus track finale, ci sarebbe anche da chiedere qual è l'obiettivo, quali sono gli obiettivi stagionali del Milan, ma lì la vedo grigia. Queste sarebbero state le 10 domande, oppure sarebbero 10 domande da poter fare al direttore tecnico del Milan e avere magari una risposta, non oltre le vanterie per aver seguito Tizio quando aveva 19 anni o Caio quando ne aveva 20, in un contesto dove il Milan è settimo, ottavo. Ricordiamocelo sempre, perché non è un'intervista di giugno quando abbiamo alzato la Champions League e ci ricordiamo di come abbiamo costruito la squadra. Abbiamo costruito la squadra che in questo momento è settima.
non ci sarebbe troppo da vantarsi. 10. A proposito, chiudiamo con la base di Furlani, perché per 2 mesi quest'estate ci è stato detto decine di volte, no decine no scusate, ho esagerato, parecchie volte che erano state gettate le basi la scorsa estate del Milan. A me onestamente invece sembra che sia stato anche un po' demolito il Milan, quel Milan che invece aveva vinto e che invece meritava di essere usato, quello sì, come base per costruire. Alcuni giocatori sono stati mandati via, alcuni giustamente son finiti sul mercato per monetizzare, alcuni sono arrivati a fine corsa per limiti d'età, ma di quel Milan c'è quasi più traccia, soprattutto nello spirito, quello spirito che magari gli stessi tifosi del Milan, a cui ho chiesto come hanno vissuto Milan-Juventus a San Siro di sabato, magari si ricordano com'era quel San Siro dell'anno dello scudetto o di alcune partite dell'anno dopo di Champions League. E invece guardatevi com'è in questo momento San Siro, perché è la stessa identica cosa che viene rimproverata ai giocatori. Non si può rimproverare ai giocatori di avere poca fame, di avere poca mentalità, di avere poco amore della squadra, dei colori, dei tifosi, delle vittorie, eccetera, eccetera, quando il problema è che queste mancanze ce l'hanno chi sta sopra di loro. Non si può chiedere a un padrone di un'azienda, scusate, a dei dipendenti dell'azienda di essere migliori del padrone dell'azienda. I padroni dell'azienda, cioè il proprietario e dirigenza, hanno queste esatte identiche mancanze, oltretutto più profonde rispetto a quelle dei giocatori, quindi non si può andare, tra virgolette, cioè si può andare a chiedere ai giocatori un maggiore concentrazione, mentalità, voglia di vincere, amor proprio, quello che volete, ma lo si deve fare dopo averlo chiesto a chi in teoria questo dovrebbe averlo di suo, cioè quelli che in questo momento incarnano il Milan e invece in realtà, come ho scritto, è un surrogato di Milan. La base che è stata tanto decantata, onestamente, non c'è. Perché la stessa partita contro la Juventus abbiamo visto che il portiere non è arrivato in quell'estate, i 2 centrali nemmeno, il terzino sinistro neppure, il terzino destro per fortuna, perché lasciam perdere, è arrivato Fofana, quest'estate, non quella prima, della base, Reinders, che sì, un giocatore da base, Pulisic, stop. Perché Loftus-Cheek lasciam perdere, Chukwueze lasciam perdere, Okafor lasciam perdere, non sono giocatori da base. Alcuni rendono di più, alcuni rendono di meno, ma la base sono Maignan, Theo Leao, Reinders e Pulisic, e poi ci sono i centrali, e poi c'è l'anno scorso Giroud, quest'anno Morata. Che vabbè, di Morata ho già parlato. Quindi un pochino meno. Vabbè, niente, dai. Ci vediamo dopo con tutti i nostri appuntamenti. Tra l'altro ci sarà alle 9:30 Chiama Milan per le telefonate aperte. Grazie a tutti per essere rimasti qui per l'editoriale. Ci ritroviamo, come detto, tra poco. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.